Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come state? Spero proprio tutto bene. Quello che vedete sul grafico è la nostra ultima operazione che abbiamo chiamato settimana scorsa, che mi piaceva onestamente tanto, però vi dissi state attenti perché ci sono gli NFP, un dato molto importante per il dollaro, e quindi ci potrebbero essere dei movimenti un po' strani all'interno del mercato e così è successo. Così è successo perché alle 2:30 i dati sono stati rilasciati e come potete vedere alle 2:30 preciso il prezzo senza neanche fare una piccola ombra è schizzato alle stelle, facendo un movimento di 105 pips. Io avevo logicamente tolto la mia posizione, le mie posizioni, perché avevo due posizioni con un rischio totale dell'1%, però come possiamo vedere, oggi, vediamola qua nella candelina che è molto meglio, oggi comunque ho fatto una bella bearish engulfing. Perché? Perché comunque siamo in un trend ribassista, perché abbiamo avuto rotture di strutture e tutto il resto, e potremmo arrivare fino a queste zone qua. Quindi quello che si potrebbe creare sono due scenari. Si potrebbe pensare a un'operazione intraday che parte da questa zona qua, ok? Che parte da questa zona qua e arriva fino alla supply in teoria 4 ore, che è questa qua sopra, ecco qua, che sarebbe anche un retest di questa zona qua per poi andare giù. Ovviamente lo facciamo in rosso, dov'è supply, e se andiamo a vedere nell'ora magari possiamo trovare zone più interessanti e potrebbero essere due. La prima è questa e la seconda è questa, cioè alla fine la prima è quella più sotto, però avete capito il discorso. Quindi andiamo a cancellare queste due perché non ci servono. Qua potremmo avere una prima reazione, quindi magari il prezzo magari arriva qua, ha una reazione, torna a ritestare, inizia di nuovo il suo movimento laterale, crea le solite schematiche, poi va a toccare e va giù. Perché comunque abbiamo visto che nel 4 ore soprattutto, anzi più nel daily abbiamo tutta questa zona qua da mitigare, che sarebbe appunto il nostro TP finale poi in un futuro. Quindi questa qui è la mia visione. Gli altri per onestamente non ho visualizzato, non ne ho visionati moltissimi, però bene o male come vedete anche USD JPY avevamo qua il nostro pendente che abbiamo tolto per via delle notizie. Non ho visionato benissimo tutto il mercato perché molti per tipo Euro GBP stanno lateralizzando molto, allora non mi piace e siccome non mi piace sto fuori. Qua al limite su Euro GPY potremmo andare a vedere una zona qua, perché qua è tutta liquidità e questa zona qua è troppo scontata da andare a prendere fino ad andare a cercare un sell qua sopra. Euro USD ho queste due zone interessanti per un sell e niente, poi per il resto bene o male il mercato, ecco qua anche GJ, potrebbero esserci due zone. La prima è questa, che è quella un po' più alta, la seconda è all'interno di questa candelina qua, eccola qua, di quell'ombra lì. Quindi ci sono questi due scenari, anche perché qua abbiamo della liquidità dinamica che potremmo andare a cacciare per poi proseguire sell, perché comunque è un movimento ribassista. Qua non abbiamo creato un massimo più alto, quindi siamo ancora in un momento ribassista, appunto. Voglio capire, ok, sembra dritta. Che potremmo andare a chiudere fino magari questa zona, o questa zona, come ho segnato qua, per poi andare a chiudere zone un po' più alte. Quindi questi qui sono gli scenari possibili, a parer mio. Qua avevo segnato una zona, cavolo, se l'avessi visionata bene mi ero fatto un bel profitto adesso. Perché se avessi piazzato un pendente qua, adesso eravamo sui 63 pips di profit. Però comunque credo che non sia ancora la zona giusta per andare a ribasso. Questa qui è un po' più alta, magari è meglio, o forse addirittura queste zone qua. Si vedrà. Comunque, per questo video è tutto, magari ci salutiamo così. Per questo video è tutto, io vi auguro una bellissima settimana di trading, per chi lo fa, per chi non lo fa scrivetemi su Instagram, nei commenti di YouTube, sono mega disponibile, cerco di aiutare più persone possibili, quindi perché no? Uscite dalla vostra zona di comfort e venitemi a scrivere. Vi auguro una bella giornata, una bella serata e una bella settimana. Ciao a tutti!